Oggi trapianto una radice fantastica. Innanzitutto ti fa benissimo, poi nell'orto ha una resa molto alta, è buonissima, è versatile e si conserva anche per tanto tempo. Sto parlando delle barbabietole, rossa e gialla. La barbabietola è un ortaggio che in molti ancora non hanno capito, ma a molti non piace. Io personalmente invece la adoro, la amo alla follia proprio, per una serie di motivi di cui ti parlerò in questo video. Oltre alla barbabietola, quella rossa classica, a me piace molto coltivare anche questa qua giù gialla. È leggermente più dolce di quella rossa e inoltre dà anche colore a alcuni piatti. Il primo motivo per cui mi piace così tanto la barbabietola è che si mangia sia la radice e sia le foglie. Se non le hai mai mangiate, le foglie ti consiglio di provarle, sono buonissime, basta saltarle anche un minuto in padella con un po' d'olio e un po' di sale e sono fantastiche. Mi piace molto questo fatto che dal solito ortaggio praticamente è come mangiarne due, foglie e radici. Il secondo motivo è che producono tantissimo in poco spazio. Qualcuno le coltiva una ad una, singole, o trapiantate una ad una o magari diradate le piantine in eccesso. A me personalmente piace di più coltivarle così a gruppetti di 2, 3, anche 4 volendo, e poi un po' alla volta, man mano che una è pronta, magari non dimensione proprio enorme, però comincia ad avere una dimensione mangiabile, tra virgolette, raccogli quella e lasci le altre nel terreno, dandogli modo piano piano di svilupparsi anche loro. Così facendo hai una specie di raccolta continua. A proposito di questo, qualcuno è convinto che se le trapianti avranno delle forme un po' strane man mano che crescono e che quindi si possono soltanto fare semine dirette per le barbabietole. Per quello che ho visto io in qualche anno che le coltivo, diciamo che non ho notato grosse differenze sotto quel sotto quel punto di vista. Anzi, ti direi quasi quasi che il mio metodo preferito è proprio il trapianto, perché le trapianti alla giusta distanza e in più hai un grosso vantaggio sulle erbe infestanti. Se te fai la semina diretta, il tempo che il seme germoglia, esce, comincia a crescere la piantina, cresceranno anche le erbe infestanti d'intorno e se non ci stai attento potrebbero soffocare le piantine piccole. Se invece le trapianti già a questa dimensione, intanto hai un vantaggio di 3-4 settimane e poi vediamo, certo ci devi stare dietro alle infestanti, ma loro sono in vantaggio. E un'altra cosa che ti vorrei dire è che le puoi coltivare benissimo anche in un vaso. Un altro motivo per cui le adoro è che si conservano benissimo, appunto, soprattutto se le coltivi nel periodo autunno-invernale, diciamo, quindi con trapianto o semina verso fine estate. Oggi, per esempio, è il 18 agosto, credo. Trapiantandole in questo periodo si spera che siano pronte prima che arrivi il freddo, quindi tardo autunno, inizio inverno. Ovviamente sto parlando della Toscana, dove sono io. Quindi man mano che le raccogli, come ti dicevo prima, quando nei gruppetti di 3 o 4 ne cominci a raccogliere quella un pochino più grossa e quelle altre continuano a crescere. Ma poi comunque quando arrivi al momento che tante sono pronte tutte insieme, le puoi benissimo raccogliere. Prima cosa da fare, taglia via le foglie, perché se no la conservabilità si riduce notevolmente, quindi tagli quelle e poi le puoi conservare o in frigorifero oppure se ha delle temperature notturne né troppo rigide né troppo calde, quindi giuste, le puoi anche conservare fuori all'aperto, stando attento magari non so dove abiti, però se ci sono degli animali, topi, così, magari proteggendole. Ma si conservano molto bene, ecco. Se hai anche un frigo extra, ancora meglio, le metti tutte lì e ti durano anche per mesi, te lo dico. Guarda, mi sono finito di preparare le piantine lì. In pratica, vedi sotto c'è il buchino. Io con questo entro da sotto e tiro sulla piantina. La levo e me le preparo qui nelle cassette. È una cosa che mi piace fare. Me le sono divise rosse e gialle, un pochino di più rosse, un pochino di meno gialle, ma comunque. Qui invece è dove le andrò a trapiantare. Vedo già predisposto anche qui 1 metro, così so perfettamente le distanze, diciamo, a cui trapiantarle. E come l'ho preparato, al solito grilette e frangizolle che è questo qua, forse te ne avevo già parlato. E prima di fare quello avevo fatto, credo, circa un mesetto di occultamento, ovvero questo telo nero che lo puoi riutilizzare per anni e anni.
credo si chiamino teli da insilati o qualcosa del genere, comunque viene usato per fare occultamento. E questo è il risultato. Io come sai la terra la tocco poco poco poco. Ora però basta con le chiacchiere, cominciamo un po' a trapiantare perché ho anche paura che si metta a piovere tra non molto, quindi basta con le chiacchiere, lavoriamo. Allora, ero partito a metterla a 40 centimetri sulla fila, ma poi ho ridotto a 30 perché ce n'avevo troppe e non volevo che me ne avanzassero troppe. E già che ci sono, riprendiamo il discorso di prima. Siamo arrivati al quarto punto del perché dovresti coltivare tante barbabietole. Se sei interessato a risparmiare anche qualcosa coltivandoti i tuoi ortaggi, facendoti il tuo orticello, la barbabietola secondo me la dovresti fare, ne dovresti fare tante, perché se riesci a coltivare delle barbabietole grosse, quindi utilizzando le giuste tecniche, magari avendo il giusto terreno, ci puoi mangiare tanto da pochissimo spazio. E come ti dicevo già prima, ci mangi sia la radice, che in certi casi può essere veramente grossa. Ora non farla ingrossare troppo perché sennò poi magari non è troppo piacevole da mangiare, ma le puoi fare grosse e buone e in più ci mangi anche le foglie. Quindi se sei interessato a fare l'orto anche per risparmiare qualcosa, a mangiare tanta verdura da poco spazio, la barbabietola secondo me è il top, coltivala, coltivane anzi tante. Allora guarda, qui siamo a trapianto ultimato, come vedi ho fatto 3 file, le file esterne sono quelle rosse e quelle interne sono quelle gialle, per dare un effetto un pochino più bello quando cresceranno. Dovrebbe essere bellino, l'ho già rifatto in passato e mi è piaciuto, quindi il trapianto è così concluso. Se ti è capitato di trapiantare delle barbabietole in passato, lo saprai, hanno un pochettino un problema, un po' uno shock da trapianto abbastanza forte. Quindi non preoccuparti se invece è la prima volta che le trapianti, se per 3, 4, 5 giorni sono un pochino giù, sembrano mezze morte, probabilmente non lo sono, semplicemente lo shock da trapianto. E quindi quello che ho fatto oggi, gli ho dato al momento della prima irrigazione, ci ho messo anche un po' di concime liquido a base di pesce, un fish mix, ora non dico la marca perché non ha senso, però potrebbe essere una spinta utile al momento del trapianto. Comunque, il quinto e ultimo motivo per cui oggi sto provando a convincerti a coltivare più barbabietole possibili è senz'altro la sua versatibilità in cucina. Cioè, le puoi mangiare arrosto al forno, le puoi mangiare bollite, le puoi mangiare cotte al vapore, saltate in padella, le puoi mangiare anche crude se hai delle barbabietole abbastanza tenere, magari tagliate fine, le puoi marinare con limone, olio, sale oppure semplicemente in insalata, anche a crudo. Poi se sei uno o una che ti piace cucinare, ti piace fare anche ricette un pochino più elaborate, una cosa che a me personalmente piace fare a volte è gli gnocchi di barbabietole, ovviamente mischiata a delle patate. O ancora la pasta fresca, per esempio, se ci inserisci nell'impasto un pochettino di purea di barbabietole, ti viene la pasta di un bel colore a ganzo. Anche quello potresti provarlo. Insomma, ricette e modi di mangiarle ce ne sono veramente tantissimi. Quindi siamo arrivati alla fine del video. Io spero di averti convinto a coltivare le barbabietole, anzi tantissime barbabietole. Se non hai mai provato quelle gialle, prova anche quelle perché sono molto buone e poi ripeto danno un tocco di colore a diversi piatti, insomma è un ortaggio interessante. Nei commenti mi puoi scrivere anche la tua esperienza coltivando le barbabietole, anche a proposito del discorso o semina diretta o trapianto, perché tanti sono molto fissati su questo discorso della semina diretta, che è l'unico modo. Fammi sapere la tua esperienza. Insomma, coltiva tante barbabietole e fammi sapere. Ciao!